Chi sei, cosa fai nel movimento? Come? Come ne sei coinvolto? Devi parlare un po' più forte perché sennò non ha... Non voglio che te la dico. Mi chiamo Ezio Marano, sono in questo movimento da circa 4 mesi e vedo che la cosa mi sta prendendo sempre di più perché all'incirca era quello che avevo sempre pensato, quello che avevo sempre desiderato come tipologia di società. Ho sempre sentito molto profondamente che c'era qualcosa di sbagliato in questa società, ma non perché, non lo so, qui devo tagliare perché ho sempre pensato che ci fosse qualcosa di sbagliato in questa società per via del fatto che ogni cosa avesse un prezzo, ogni cosa fosse scambiata con qualcos'altro. E però in contrapposizione a questo, visto che c'è molta gente che fa volontariato, io stesso mi applico molto di più quando faccio un lavoro per fare un piacere a qualcuno piuttosto che facendolo per una paga, per una remunerazione. Per cui penso che vivere secondo delle regole più conviviali sarebbe un passo molto più, non so come dirlo, sarebbe un passo molto più aperto per l'umanità. Non riesco a imbroccarne una, non riesco a imbroccarne una. Quando sono a casa sono molto più ispirato. Come la vedi la situazione politica, economica e sociale in Italia? Già questo è diverso. La situazione qui in Italia la vedo male come l'ho sempre vista. Male nel senso che prima c'erano molti partiti e ognuno tirava l'acqua al suo mulino, oggi si sono divisi in 2 o 3 maggiori fazioni, però si capisce benissimo, si intuisce che quello che fanno è soltanto una messa in scena per darci da scegliere fra delle cose che qualcun altro probabilmente aveva già scelto per noi. E questo dopo un po' ci appesantisce la vita, dà fastidio. Ed è principalmente per questo che non vedo una soluzione attraverso né i politici, quantomeno l'economia, perché l'economia di oggi è basata sul denaro, che è un valore molto fittizio, molto stranamente dicono che sia la cosa più reale che c'è, mentre effettivamente non si sa mai quanto ne abbiamo, non si sa mai di quanto ci indebitiamo, non si sa mai con chi ci indebitiamo, per cui diventa sempre più difficile stare appresso ai tempi, stare appresso ad un pensiero che ci viene proposto, più che proposto, propinato. E che ci convince sempre meno, mentre invece quello che ho trovato di buono nel movimento dello Zeitgeist è proprio l'economia basata sulle risorse. Noi abbiamo delle risorse sul pianeta che abbiamo utilizzato in un modo proprio dissacrato, completamente in modo smodato, senza fare attenzione né a quante ne usavamo né dove poterle smaltire dopo averle usate. C'è un cattivo uso delle risorse terrene che comincia a far suonare molti campanelli d'allarme. Per cui l'uso saggio delle risorse
e il riciclo di tutto per poter avere un'abbondanza per tutti quanti, visto che ci sono effettivamente queste risorse e che non c'è bisogno di far morire di fame 20-30 mila persone al giorno intorno al mondo semplicemente per mettere da parte dei soldi che non avrà, di certa gente che non avrà neanche il tempo di spendere, quasi sicuramente. Per cui penso che l'approccio economico dello Zeitgeist Movement sia il più adatto, oggi come oggi, per dare una risposta concreta all'economia odierna. Che messaggio vorresti dare al mondo? Il messaggio che vorrei dare al mondo è di usare qualsiasi mezzo per poter potersi districare inizialmente dalla schiavitù del modello economico odierno basato sul monetarismo. Questo è il primo passo più importante che dobbiamo fare. A molte persone costerà moltissimo questo, vorrà dire cambiare completamente la visuale della loro vita, però si accorgeranno che avranno molto di più di quello che daranno, come tutti quanti del resto penso che succederà questo, che ci viene difficile il passaggio proprio perché non sappiamo se ne avremo in ritorno qualcosa da un cambiamento così radicale, però effettivamente quello che penso è che tutti ne avremo dei grossi benefici.